Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare la VTX agli occhiali FPV. Il metodo più semplice ma anche quello più sbagliato è eseguire un autoscan del modulo e andare a volare. Infatti, sia che abbiate gli occhiali più economici o il modulo più performante disponibile sul mercato, l'autoscan non è mai preciso e affidabile. Questo perché il segnale analogico della VTX non ha abbastanza risoluzione per essere identificato in maniera corretta dal modulo. Non dico che l'autoscan non possa trovare l'esatta frequenza della VTX, ma questo avviene più per via casuale che per effettivo merito del modulo. Con la ricerca automatica, infatti, la maggior parte delle volte il modulo si aggancia alla prima frequenza più forte che trova, che non è necessariamente quella impostata sulla VTX, ma può essere una molto vicina. Quando visore e VTX sono molto vicini tra loro, anche se la frequenza non è quella giusta, possiamo avere a video un segnale pulito e privo di interferenze, credendo erroneamente di aver trovato la frequenza giusta. I problemi sorgono quando iniziamo a volare e magari già a 50 o 100 metri abbiamo disturbi e perdiamo il segnale video. La maggior parte delle volte possiamo pensare che ci sia qualcosa di guasto, quando semplicemente magari non abbiamo impostato la giusta frequenza nel modulo. La prima cosa da fare quindi è sapere esattamente su quale frequenza è impostata la nostra VTX. Per farlo dobbiamo stabilire se il nostro modello ha la telemetria o no. Infatti il procedimento è leggermente diverso a seconda del caso, oggi comunque li vedremo entrambi. Partiamo dal caso più semplice, ovvero quello con VTX con telemetria. Accendiamo gli occhiali e colleghiamo la batteria al drone. Come vedete negli occhiali non abbiamo nessun segnale, quindi per avere un primo riscontro visivo facciamo fare un autoscan al visore. Come vedete ha agganciato una frequenza, il segnale sembra abbastanza buono. La frequenza che ha trovato è 5745, che corrisponde ad A7. Ora che abbiamo un primo riscontro visivo, entriamo nell'OSD di Betaflight mandando throttle al centro, yaw a sinistra e PC in alto. Ora andiamo in feature e come vedete qui abbiamo VTX SA e VTX TR. Noi scegliamo quello relativo al tipo di telemetria della nostra videotrasmittente. Se il nostro modello ha telemetria Smart Audio scegliamo VTX SA, se il nostro modello ha telemetria Tramp scegliamo VTX TR. La mia VTX ha telemetria Smart Audio, quindi scelgo questo. Come vedete la frequenza impostata nella mia VTX è 5740, che corrisponde alla banda F su canale 1, quindi F1. L'autoscan invece aveva trovato 5745 a 7, che pur essendo molto vicino non è la frequenza esatta. Ora che conosco l'esatta frequenza della mia VTX, utilizzo i comandi manuali per selezionare banda e canale corretti. Vediamo ora come fare quando la nostra VTX non dispone della telemetria. In questo caso non possiamo usare l'USD per capire su quale frequenza sta trasmettendo, ma dobbiamo fare riferimento alla VTX stessa. In commercio troviamo due tipi di VTX, alcune hanno un piccolo display, altre hanno dei LED. Questo ci aiuta a capire che banda e canale stanno usando in quel momento. Per quanto riguarda le VTX con i LED, in commercio ci sono svariati modelli e funzionano tutti in modo diverso. In questo caso fate riferimento al manuale per capire il significato dei LED. Di solito abbiamo una serie di LED per il canale, una serie per la banda ed una serie per la potenza, ma come ho detto varia molto da modello a modello. Le VTX con il display sono più semplici da capire e funzionano tutte nello stesso modo. La lettera corrisponde alla banda, il primo numero al canale e il numero che lampeggia alla potenza. Quindi questa VTX è settata su banda A, canale 4 e potenza 2. Per cambiare banda, potenza e canale su queste VTX si usa sempre un tasto specifico. Con una veloce pressione cambiamo il canale, con una pressione di circa 4 secondi cambiamo la banda e con una pressione di circa 8 secondi cambiamo la potenza. Anche in questo caso, dopo aver stabilito su quale frequenza sta trasmettendo la VTX, usiamo la regolazione manuale per scegliere la stessa frequenza sul modulo. In conclusione, il mio consiglio è quello di evitare di fare un autoscan con il modulo e andare a volare, ma piuttosto verificare su quale frequenza sta trasmettendo la VTX e riportarla negli occhiali tramite impostazione manuale.
Questa era la mia guida su come collegare la VTX agli occhiali FPV. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.